E via, abbiamo iniziato e via per Maria. Ciao Elena. Ciao. Un'ossessione ormai. Mm. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. E lei la vedo con in mano uno di quegli spolverini per togliere la polvere, sai, fatti con le piume, quelli vecchi, con il manico di legno e tutto un coso di piume, con un grembiule. Cosa fa? E sta spolverando dei mobili in una stanza, in una sala grande, in un salone grande. Penso sia una vita passata dove faceva la governante. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Sì. Ok. È una vita passata questa? Sì. C'è qualcuno dei personaggi che ci ha descritto nei punti, specialmente il padre, l'amica o la ex e il uomo ex in questa vita di governante che spolvera? Allora, l'ex maschio era il padrone, proprietario della casa dove le faceva la governante, Mhm. con cui aveva una storia. E la ex? Allora, quello che mi fa vedere è che la ex era la moglie del padrone e il padre era il giardiniere, con cui lei era sposata, quindi era un po' un casino. Così. Quindi il padre era suo marito lì e faceva il giardiniere, il suo ex era il padrone e la sua ex era la moglie del padrone. Va bene, chiamiamoli tranne il padre che è un disincarnato, l'ex uomo e l'ex donna nel cinema. Mhm. Ok, sì, ci sono tutte e due. Mhm. Come li vedi? Lui viene, non so proprio perché, nel senso, cioè, beh, abbastanza neutro a vedere come mai l'ha invitato, diciamo. Mm, E lei? Lei viene molto incuriosita anche perché è molto ancora presa da Maria. Ah. Mm. Allora, io ho l'autorizzazione, posso dire la tua regione, no, Maria? Sì, non il paese ovviamente. Ho l'autorizzazione di Maria a dire che abita in Romagna, un'altra volta. Ok, e le abbiamo chiesto com'è vivere delle relazioni ehm, verso il proprio stesso identico sesso in Romagna. Lei ci ha detto che è un disastro. Causa esoterica, di nuovo la entità mentale collettiva? Sì, sì, adesso non mi ricordo se gli avevamo dato un nome o che, ma io vedo proprio schemi del sistema sociale, Ma nel caso quell'entità mentale. dell'orientamento Mhm. sessuale, come si chiama questa entità mentale collettiva? Sarà una sottocategoria di Sì, schemi mentali, esatto, no? esatto.
Cioè, ci sarà lo schema mentale che bisogna andare in giro vestiti con abiti alla moda. Ci sarà lo schema Mm. mentale che bisogna per forza Sposarsi, avere figli. sposarsi e avere figli, bisogna avere una bella macchina, tanti Mhm. schemi mentali. Poi, Lavoro dipendente fisso. per dipendente C'è quello? fisso, gli uomini Poi- vanno con le donne vanno con gli uomini. ecco, quella lì si chiama divieto di inversione. Ok, vabbè, l'abbiamo già analizzato in tante Sì. sessioni, non lo ripetiamo, la mettiamo lì. Maria Mhm. è connessa a questa entità mentale collettiva. Mm. Sì. Fortemente, debolmente, totalmente. No, 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 no. Diciamo che in quel periodo lì era connessa. È come se si connettesse quando si trova in questa situazione, Mhm. no? Perché lei poi va anche con gli uomini, quindi quando è con gli uomini non è connessa, ecco. Non so come dire, come se la paura abbassa le vibrazioni e fa sì che si colleghi all'entità mentale, ecco, Mm, collettiva. Mm. mm. Maria forse non se l'aspetta, ma questa è secondo me è una parte importante della sua situazione. E quindi ti faccio questa domanda. Il famoso valore, mm, Mm. analizzato nella sessione homo-etero, Mhm. verso di attrazione sentimentale e sessuale verso un uomo e verso una donna. C'è questo valore per tutti. Se lei fosse completamente etero sarebbe 0 donna, Mm. 100 uomo. La somma dei due valori non deve dare per forza 100. Mm. Però è chiaro che se lei non fosse per nulla attratta dalle donne, sarebbe ovviamente 0, ma di fatto l'attrazione verso gli uomini non può che prendersi il 100, perché è tutta Certo. lì, no? Mm, 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 mm. Però uno può anche essere 80-50, Infatti lei è... 80-80, sì, sì, infatti. che Eh, 100-100. Beh, forse 100-100 no, perché il 100 rappresenta il massimo, però c'è la 80-80 totalità. sì. Sì. Lei Ehm, com'è? 40 le donne, 70 gli uomini. Ok, ok. Mm. Vediamo se ha delle interferenze. No, vediamo la vibrazione. 21 miliardi. Buono, consapevolezza. Mhm. 135. PSP, 33,67. vite precedenti. 2846. Cervello, 9,1. entità eteriche. Allora, c'è questo Leonide, Filinoide. Mhm. Mm. Molto preponderante. Mm. Sì, molto Perché? preponderante. Perché è legato a farle vivere esperienze dall'esterno dove all'esterno c'è molto conflitto, quindi la lotta. Cioè lei fa sì che lei, quando si relaziona con il mondo esterno, spesso si trova a dover affrontare una lotta, un conflitto. Ok. Eh, tipo, cioè la cosa che mi fa vedere di più era tipo con suo papà, poi con appunto, L'ex, diceva con l'amica. l'amica. Quindi quando c'è qualcosa di più intenso, lei trova davanti un conflitto, il conflitto e la lotta. Mm. Poi? Poi c'è un uomo del tempo,
che in questo momento è molto sul pezzo, nel senso che è molto presente e lì fermo e tiene quelle vibrazioni sempre lì, perché è riuscito a raggiungere il suo scopo, tra virgolette, cioè il fatto che Maria dica: "Ah, io adesso non voglio relazioni, non voglio più relazioni perché tanto sono tutte disastro", ok? Mhm. E l'uomo del tempo è molto forte a mantenere questa cosa. E quindi vedo che è molto su questa cosa qua. Poi? E poi c'è un falconiforme. Mm. Che cosa è deputato? A cosa è deputato? Lo vedo che a prendere, diciamo, l'energia, soprattutto quando lei va in down, vedo che c'è un'entità mentale di livello 3 che è deputata a far sì che i suoi pensieri la facciano andare un po' in down a livello anche morale, un po' ogni tanto un po' verso la depressione, non forte, però dico tendenzialmente no? Un po' di rumore giù, e il falconiforme da lì prende tanta energia, quindi gioca un po' su questa cosa qua. Quindi Falconiforme si connette ad entità mentali. Prima di Sì, vederle, guardiamo se ci sono degli EDL. ce ne sono due. Le parlano? Allora, quello collegato al falconiforme è l'entità mentale di livello 3. Diciamo che sì, le manda. Allora, l'entità mentale di livello 3 crea pensieri negativi, quindi che le abbassano l'umore, per farle abbassare l'umore, Mhm. e le DL, diciamo, mantiene questi pensieri dicendole più o meno, dicendole, ma il messaggio che le arriva nel profondo è: non ti preoccupare, tanto riesci a sopravvivere anche con l'umore basso. Diciamo il senso è quello, no? Quindi cerca in questa maniera di mantenere le vibrazioni così, facendole credere addirittura che sia positivo. Mhm. Ok, quindi vedo proprio questa manipolazione delle DL per mantenere la situazione lì, e il falconiforme prende energia. Ci sono altre entità mentali oltre alla 3. Sì, vabbè, c'è un'entità, quando è legata all'entità mentale collettiva, divieto di inversione, c'è un'entità mentale di livello 5 che è collegata a quella, e poi c'è sempre un'entità mentale di livello 5 che è collegata alla sua idea di non essere, come se la convincesse che lei è debuttata a passare tutta la vita senza, la convincesse Single. che lei ha le mani, no, 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 la Mm. convincesse che lei ha le mani bucate e Ah. che non può guadagnare tanto. Continua a mantenere queste due convinzioni contrastanti tra loro. Continua proprio, Mm. no? Quindi Mm. che diciamo, l'entità mentale fa sì che Maria rimanga nell'idea che la persona è così, nasce con questo carattere, nasce con questa caratteristica e così rimane. Ecco, diciamo, la sua forza è quella, mantenere quest'idea. Mm. Mm. Mi viene un sospetto Mhm, che divieto di inversione mhm. sia connessa a una qualche entità mentale collettiva legata alla ricchezza. Ah, Cioè, sentirsi mm, mm, poveri, a non avere abbastanza soldi, mm. creare, non è il caso di Maria, però, No.
nella regione in cui lei abita non è che ci siano tutte queste grandi realtà industriali, questo Mm, benessere diffuso. è vero, Non è una delle tendenzialmente regioni no. più ricche d'Italia, la Romagna, almeno la parte di una regione più ricca d'Italia, la Romagna. Un po' depressa, mi dicono degli Ma amici che abitano mm, lì, ah, no? anche come ehm, Mentalità. Come? Mentalità. Esatto, la tendenza è essere nella norma, no? Quasi come se fosse un peccato essere ricchi, sì. C'è una Mm, caratteristica di Maria che lei vuole andarsene, non trova il coraggio. Posso dire dove vuole andare? Vabbè, all'estero, no, no, ok. Vuole andarsene, vuole andare all'estero, non ha il coraggio. E più passa il tempo, più questo grande passo, ok? È come se, cioè, il territorio collega, come in questo caso specifico, a divieto di inversione, ma soprattutto a, boh, come la chiamiamo quella legata? mm, eh, stato di mediocrità, mi è venuto. Economica, possiamo Lei è aggiungere. Sì, collegata anche a questa. sì. Ecco, ma Sì, lei con l'entità sarebbe, mentale di livello 5, l'altra, quindi sì. ok, lei se andasse all'estero, Mhm. un paese evoluto come quello in cui vuole andare, molto Mm, evoluto da tutti i tuoi mm, punti di vista, mm, si distaccherebbe da sola, mm. senza una sessione, da sola, tac, Eh così. sì, eh sì. Quindi l'entità mentale è anche legata allo spazio, che è una cosa virtuale, Mm, ma è della più che Matrix. più che allo spazio, diciamo, prende l'occasione di le entità mentali individuali prendono l'occasione di collegarsi a delle entità mentali collettive, in questo caso sono legate alla regione, ok? Quindi prende Mm. questa occasione per mantenerla lì, perché lì almeno le vibrazioni sono consone a quello che loro stanno, le entità mentali stanno facendo per prendere la sua energia. Io ho questa immagine, dimmi se funziona. È come se un'entità mentale collettiva fosse una grossa astronavona, no? Mhm, Che sta sopra, in questo caso, alla Romagna. mhm, Quindi ce n'è una gialla, divieto di inversione, e una rossa, stato di mediocrità. mhm, Attaccate a queste grosse astronavi ci sono un sacco di corde, no? mhm, E ogni corda ha una persona, o una persona anche ha due corde, a questa e a quell'altra, poi chissà mhm. quante altre. Se Maria se ne andasse, per forza sta corda si spezza. Cioè, Sì, l'entità mentale collettiva non è tanto legata al territorio quanto alle persone che vivono nel territorio. esatto. E infatti lo stato di mediocrità è retto dal fatto che tutti pensano, no, che più appare ricco e meglio è accettato dalla comunità, più uno appare etero e meglio è accettato dalla comunità. Ci sta. Mhm, sì, Se invece se ne andasse all'estero, in quel posto dove vuole andare, sì, chiaramente ci sono anche lì queste due entità, ma con poche corde. Quindi sì. alla fine alla gente non frega niente se uno c'ha i soldi o non c'ha i soldi, se va con una donna, che se ne va con un Mm, uomo, la gente frega di andarsene al mare, in sostanza. mm, Non lo so cosa. O di mangiare bene, o di imparare una lingua nuova, o di alzare in qualche modo un livello. E poi è sì, una questione di consapevolezza e anche una questione di livello, no? sì, esatto. Mhm, E anche un po' questo è il motivo per cui molti se ne vanno da alcune zone, alcune regioni d'Italia, mm, con gran strepitio di piedi di genitori che invece vogliono che lo status quo venga mantenuto. Vabbè. esatto. Mhm, Quindi sì, entità 3 e 5 sì, mentali, basta. sì. Ok. Mhm, Mentali collettive 1 e 2, sì, divieto e stato. Va bene. sì. Cause esoteriche di questioni fisiche, ipotiroidismo. C'è un impianto qua. Allora, c'è un impianto che utilizzano durante delle abduction. La PS ha provato a isolarlo, Mhm. ok? Quello che vedo adesso è che con l'utilizzo delle sostanze che Maria prende per appunto diminuire i sintomi,
la PS fa più fatica a contrastare l'attivazione di questo impianto. Cioè in questo caso è come se i farmaci contrastassero la PS. Ok, quelli che ci hai elencato, Mm, non diciamoli perché no, no. abbiamo Big Pharma contro. Mm, Altro che le parolacce che dici in tutte le sessioni, ce vero. l'abbiamo Eh, bloccati. sì. Cazzo. Problemi generalizzati legati alla digestione. Mm. Sì, non ci sono impianti particolari, è più una cosa, vedo, sistemica, nel senso è come se a volte sì, è legato un po' alle vibrazioni su, quindi quando è più con vibrazioni più basse, vedo anche magari più stanca, quindi eh, quando viene prelevata più energia. Ok, a livello sistemico c'è come un calo di funzione fisiologica e quindi fa proprio più fatica a metabolizzare il cibo. Ecco, questa cosa qua. Mm. Soprattutto direi dopo le abduction, perché lì le prendono tanta energia. Quante sono al mese? 5, 6, Quante erano 20 anni fa? 10 al mese. Perché? Erano di più? Perché là dovevano come stabilizzare la situazione di Maria, cioè portarla a vibrare a certe vibrazioni in maniera costante. Adesso, là c'erano anche delle abduction in cui è come se la PS riuscisse prima a reagire di più a livello fisico, ok? Quindi le abduction che facevano in più erano per fare, mettere in atto dei meccanismi per far sì che Maria tornasse a vibrare più basso. E poi a un certo punto è come se fossero riusciti a stabilizzare la situazione e quindi adesso fanno solo abduction per prelevare energia. Mm. Sì. Ok, nome del progetto relativo a Maria. Depolarizzazione, Perché? perché appunto era come se ci fosse la PS riuscisse a fare dei picchi di vibrazioni altissime. Ok, poi andavano giù tanto, quindi poi riuscivano a interferire Maria, ma poi la PS riusciva ad andare su tantissime, quindi spesso si staccava le interferenze e quindi loro hanno tolto questo sbalzo vibrazionale È e una piattita, hanno reso molto più uguale, sempre. tolta dai due poli su e giù. Esatto. Hanno tolto un po' come le bande dell'MP3, no? Che ha tolto i picchi e i baratri della, Mm, non lo sapevo, vabbè, no. della frequenza, la profondità del suono in basso e in alto. Ah, ok. Quindi la canzone più o meno suona più o meno come lo stesso, più o meno lo stesso, ma a un occhio di un musicista, all'orecchio di un musicista, tutto cambia, è tutto molto Mm, più flat, molto più. ah, ok. Mhm. Cambiando discorso, cambio causa esoterica del blocco creatività. E questo è proprio la creatività c'era quando le facevano tante abduction, la creatività era uno degli strumenti che la PS utilizzava per portare su tantissimo le vibrazioni e staccarsi dalle interferenze. Sono riusciti a bloccarla e rendere, appunto, non fargliela fare più in maniera tale che questi picchi non ci siano. Mm. Sì. Ok, causa esoterica di vari conflitti con padre, amica ed ex, in generale. Vabbè, l'entità mentale di livello 3, che poi è collegata anche alla
al falconiforme, e poi il leonide proprio vedo questo leone che proprio ha proprio sempre anche, cioè appare già anche con la faccia da conflitto, da attacco. L'amica e l'ex cosa fanno nel cinema? Allora, l'amica dice, lo sapevo io che in fondo c'era serenità in Maria. E l'ex, diciamo che prende le informazioni, vede come funziona tutto, ok? Quindi le altre dimensioni, e scollegato da Maria le tiene per sé, nel senso prende le informazioni di come funziona per sé. Chiamiamo il padre disincarnato, con cui aveva un forte conflitto. Mentre lo chiami, guarda se c'è una causa esoterica alla caduta dalla connessione di Maria. Adesso siamo solo noi due, quindi lei vedrà il video e prenderà atto di quello che stiamo facendo. Da un minuto. Eh, questione penso si sia scaricata la batteria sua, ma non è un caso si sia scaricata in quel momento, è proprio come se lei vedesse già, se vedeva già in diretta quello che stavamo per fare, l'uomo del tempo si sarebbe già staccato, sta cercando di impedire questa cosa. Mhm. Va bene, chiamiamo il padre. Mm. Tutta la parte tecnologica spetta a voi, se non la curate e noi non possiamo farci nulla. Mm. Ve lo diciamo, ve lo scriviamo in tante mail, se non le leggete. Qual è la causa esoterica del fatto che nessuno legge le mail? No, è una domanda seria. Oh no, sì, Ve lo sì. chiedo tutte le volte. Non le legge nessuno. Sono tanto precise e sintetiche, eppure non le legge nessuno. Per usare un'espressione È elegante, come non se se... le caga nessuno, non dire parolacce. Allora, a livello... renderebbe tutto molto più fluido e a livello di vibrazioni più alto subito. È un tentativo in generale di interferenza, quindi a volte vedo che ad alcuni fanno dimenticare di continuare a leggere, ad alcuni fanno posticipare, ad altri fanno leggere e poi si dimenticano, ad altri mettono in mente che non è importante. Cioè, rispetto a noi è questo, utilizzando le caratteristiche già delle singole persone. Ecco, cioè, già le... Ok. Maria è tornata. Mhm. Maria is back. Padre, Bene. abbiamo chiamato tuo padre disincarnato. Mm. Arriva rabbioso, col pugno pronto, no? Mm. Romagnolo? Don Camillo e Peppone? Sì, so se ha qualche origine anche boh, di Sud Italia, non sud-sud, non estremo sud, Maria, ma è Romagnolo sì, no? Sì, è Romagnolo, ok. ok. Vabbè, Mm. che poi Romagnolo, uno magari, che ne so, 2 generazioni fa era Esatto, è quella cosa lì che siciliano, vedo io, esatto. pugliese. Sì, sì, una cosa del genere, mi ha fatto vedere questa cosa qua. Sì, è lì proprio così, col pugno pronto. Cosa vuoi? Dice, cos'è che volete tutti anche adesso che sono qua tranquillo, tranquillo tra virgolette, nel senso che sta nel suo rancore, nella sua rabbia chiuso lì dentro e non vuole che nessuno lo tolga da lì. È come Vuole se una fosse un Vic? loop. Vabbè. Magari è il primo caso di disincarnato che salutiamo senza mandarlo nel portale Aura. Ci possiamo fare niente. Se non vogliono, non vogliono. Gli offriamo una Vic, se la prende, me lo dici.
Allora, ecco, è quasi cioè, la vorrebbe prendere, ma poi si ricorda che invece non vuole niente dall'esterno. Cioè, una roba. Quindi sì o no? Sì, cambiamento, no, rimanere stazionari. Sì, cambiamento, no, faccio quello che vogliono gli altri. Sì, faccio quello che voglio io, no, mi Sì, castro. l'ha presa. Questo lo facessero Alla anche in fine 20, l'ha guarda, le presa. cose andrebbero Mm, veramente bene. alla Sì, fine l'ha faccio presa. quello che voglio io. No, faccio quello che vogliono gli altri. Mm, Io faccio quello che voglio io. Degli anch'io, altri me ne sbatto le balle. anch'io. Mm. Allora, Wonder. Wonder Man, Wonder Woman, siamo noi due. Beh, gli altri sono... La vera mediocrità è questa, eh. Fare quello che vogliono gli altri, che vuole sì, la mamma, che sì, vuole il quello papà, infatti. che vogliono gli amici, che vogliono le fidanzate, i fidanzati, quello che vogliono gli altri e si è mediocri. Che si vuole Mm, noi e si è incredibili. mm, Il tetto del mondo. mm, mm. Quando mi scrivete voglio uscire dalla Matrix, voglio uscire dalla Matrix, iniziate con questo atteggiamento. Se battete i pugni e volete solo uscire dalla Matrix, 200 vite minimo avete ancora. E fate quello che vogliono gli altri, anche 1000. Mm. Se iniziate a dire me ne sbatto le balle, sono anticonformista, sono contro tutto, sono a favore di me stesso, il mio primo partito sono io, e anche Mm, unico, allora forse vi state avvicinando all'endgame. mm, mm. È quasi stupito di tutta la densità nera in cui era incastrato. Eh, adesso vede l'esperienza, l'informazione e è consapevole che se avesse scelto di non prendere la Vic sarebbe rimasto lì incastrato anche nella prossima vita, quando mai si sarebbe tolto, diciamo, da lì. E chissà, invece questo è stato l'opportunità per sganciarsi da quell'esperienza lì. Quindi la prende. Sì, sì, se l'ha presa, si è tolto da quell'energia Mm. così pesante e dice a Maria, guardando l'esperienza che hanno fatto loro in questa vita, no? Perché poi la vedi, cioè, lui adesso in maniera neutra la vede dall'esterno, ok? Quindi vede lui come padre di Maria e dice a Maria, ma che esperienza ti sei scelta come figlia di un padre così, ecco, no? Le fa vedere l'esperienza di non farla più, nel senso, fa vedere a Maria l'esperienza da figlia di un padre così, come per dire, prendine consapevolezza e cioè, vai oltre, ecco. Mm. Ok, c'è una vita in cui lui ha vissuto con Maria in sessi opposti, qualunque tipo di rapporto, anche fratello, sorella, padre, madre. Cioè Maria è il padre, lui Mhm. è la figlia, la moglie, la nipote. Nonno, lei nonno di lui che era nipote femmina. Ok. Con questa nuova visione, Maria ha avuto una storia con una donna. Mhm. Come reagisce Romagnolo, padre? Beh, adesso è neutro, quindi Mi frega un cazzo. no, no. Ok. Va bene, un messaggio Ah, finale. Intanto apriamo, come sempre, il portale aureo. si congratula con lei per aver raggiunto la consapevolezza di arrivare a oggi a liberarsi di queste interferenze. Mm. È felice per lei. Mm.
La ringrazio anche per l'opportunità Prima di che hai dato. salutarlo, invitiamo tutti i parenti di Maria di tutte le generazioni ad entrare nel portale aureo e passano davanti al padre, quindi è possibile anche persone che lui conosce e che sono mancate già come anche lui. Mhm. Vede la mamma, papà, nonni, zii. Mhm. E li segue, sta seguendo anche loro. Ok, Sta lo già salutiamo andando. e Mhm. chiudiamo. Quando l'ultimo è entrato, quanti sono in totale? 69 più il padre 70. Li salutiamo tutti. Ok. Mhm. Mi sto accorgendo adesso che abbiamo fatto tutto, Mhm. ma possiamo chiedere se esiste la fiamma di Maria. Posso fare questa domanda, Maria? Certo, volentieri, dice. Allora, avendo fatto questo lavoro con l'uomo del tempo che è lì in agguato, ma che in questo momento con le vibrazioni alte non può fare nulla. Allora, quindi vedo, è come se, allora, qui c'è Maria, qua ci sono le sue interferenze, tra cui l'uomo del tempo, ok, ma noi ora possiamo vedere oltre, quindi quando l'uomo del tempo non ci sarà più, e vedo Lazio, dintorni di Roma. Mm. Uomo o donna? È donna in questo momento. Ma le due percentuali non sono 70 uomo, 40 donna? 70 mi Sì, sembra. allora, quello che vedo è che l'intenzione vera di Maria è uomo, quindi in questo momento, con questa condizione, la fiamma è donna, perché è come se avesse ancora un po' le idee non ben precise, ok, e avesse ancora un piccolo retaggio sul maschile un po' contrastante, ecco, Mm. ok, ma vedo che si va davanti, la sua idea è di averlo uomo, proprio lei si trova molto meglio con gli uomini e quindi creando l'intenzione arriverà a uomo. In questo momento però c'è donna. Per una forma di rivolta. Sì, esatto, esatto, sì, sì. Cioè, in questo momento si fida più del femminile che del maschile, ecco. Mm, Ma quindi se incontrasse oggi mm. questa donna fiamma, sarebbe più un'amica che una Sì, relazione? un po' come gli è già successo, diciamo, no? Quindi se noi interpretiamo il concetto di fiamma, è vero che può essere un figlio, una Mm, madre, l'abbiamo visto, un fratello, però è come se fossero delle condizioni stand-by quelle. esatto, esatto. Mm, In un caso come Maria, in cui la tendenza è quella verso gli uomini e non verso sì, le donne, una fiamma donna è come se fosse una fiamma sorella, sì, sì, una sì, esatto, fiamma esattamente. Temporanea, non so. amica anzianissima di 90 anni vicina di casa, quindi cioè, la relazione non è possibile. Eh, Quindi in Homo etero abbiamo capito, intuito, non c'è nessuna certezza, che la fiamma è solo nella percentuale maggioritaria, sì, ok? sì, perché l'ideale è proprio quello dove sei più affine, quindi è lì. C'è più cose in comune si hanno e più la fiamma è quella giusta, fino ad arrivare proprio Mhm. Almeno a quando diventare i due uno. valori sono molto distaccati, perché magari un 80-80, 80-70, Vabbè, chiaramente c'è può una lieve essere uno o differenza, può l'altra. essere anche un 70, nel Mm, 70 la fiamma. sì, sì, Anche perché poi questi valori possono anche leggermente cambiare. chiare, infatti, perché sono le condizioni del qui e ora. Sì, oddio, l'orientamento sessuale, insomma, definito è definito, è Sì, quello. sì, esatto, però può essere che magari dopo alcune esperienze, magari uno sì,
disinteressa un po' di un sesso, invece aumenta l'interesse per l'altro, no? Mhm. Magari Maria trova in tutta la sua vita solo uomini che la picchiano, a questo punto Eh, va verso magari è aumentato anche per all'ennesima, quello. no vabbè, ma non è una battuta, cioè nel senso all'ennesima Ah, violenza domestica, all'ennesimo o marito o compagno che la manda all'ospedale, dice va bene, allora io, cioè molte storie tra donne hanno questi precedenti in mm. effetti, donne con donne. Ok, le grezze dove sono? Sempre qua, sì, ce ne sono 4. Tutti uomini. Punto di domanda, per ora. Non si vede il sesso. No, Bene, meglio ancora. 50-50 per ora. Più grezza di così si muore. Infatti, sì, Quindi sì. se non è la donna del Lazio, che è una sorta di ripiego, una sorta di comfort zone non realmente fiamma, Mhm. cioè è una fiamma, Sì, ma è una specie di fiamma passaggio bianca, direi. ecco, la fiamma bianca, Mhm. come il matrimonio bianco. Sì, esatto. Mm. Una fiamma rossa della passione. Dove si trova? In quel posto in cui vuole andare a vivere? No, nord della Toscana, sul mare. Mm. La Mm. Spezia, così. Sì, un pochino, sì, Carrara. Toscana però. Esatto. Sì, scusa, la Spezia è Sarzana lì, cos'è? Sarzana. Sarzana si è già sì, comunque Sì, sì, sì. quella parte lì. Carrara, Massa Carrara, Esatto. Viareggio. Mhm. Va bene. Non ci rimane che andare al cluster. Mhm. Sì, ci sono dei tipo dei contenitori così in porcellana dipinti da lei, e Mhm, ognuno è una vita. mhm. Mhm. Apre il portale definitivo. Spacca tutto? Sì, sì. Butta tutto dentro con una specie di mazza da baseball, fa così e butta tutto nel portale definitivo. Mazza da baseball compresa. Bene. Mhm. Ad eternum, vediamo come lo crea. Lo crea sulla mano destra, lo appoggia e diventa grandissimo. Riempie tutto il cluster. Mhm. Lo ha creato potente l'Ad eternum. Sì, adesso è diventato potente, sì. Sì. Avatar. Mm. Mhm. Mhm. È un po' agitato, però ha l'uomo energia dietro, quindi è bloccato. Vabbè, allora, i programmi agitati a me interessano zero, quindi Mm. via, Totale definitivo. senza perdere tempo. Sono programmi, ce ne frega niente di vedere come è fatto, cosa fa, dove si mette le mani sulla in Ok, testa. Vabbè, butta interessa dentro. zero, via, fuori e andiamo Mhm. via lisci. Sì, chiuso portale definitivo. Ad eternum, sempre sulla mano destra, poi lo appoggia lì e riempie tutto lo spazio del suo avatar. Ok.
Il cordame con le due entità mentali e le due entità mentali collettive c'è ancora la No, connessione? Ok. Leonide, felinoide, falconiforme, 2DL, un uomo del tempo c'è ancora? no, Gli impianti ci sono ancora? no, Li abbiamo visti? No, no, però però vabbè, non ci non sono ci più. sono più. Ce n'era uno, la tiroide? Sì, alla tiroide ce n'era uno. Quando li Adesso non abbiamo c'è già più. tolti, riesci a vedere degli spazi vuoti, tipo? Come in questo Allora, caso? non sono vuoti, ma è come se ci fosse un riempimento vibrazionale energetico Mhm, che è che serve per ripristinare quella mhm. parte fisica lì. Come se, non so, una la tiroide avesse un impianto triangolare, tu vedi un triangolino di luce Sì, esatto, che è andato a azzurra. una crosticina, ok, Mm, di luce azzurra, una mm, crosticina che sta sistemando sì, energeticamente quella zona lì. sì, Nuova vibrazione, 258 miliardi. nuova consapevolezza, 169, PS e PE, 60-40, vite precedenti, 2029, 2029, cervello. 9.3. Non abbiamo visto la creatività, la tendenza di Maria a esprimersi nella danza, giusto? Sì. Questo blocco era dovuto a cosa? C'è ancora? Era Vai. dovuto a quel progetto, al progetto suo che era quello di Flat depolarizzazione, depolarizzazione. no? Sì, che proprio la bloccavano perché con la creatività, se no continuava la polarizzazione, non riuscivano, lei evolveva, aumentava la consapevolezza e non riuscivano a bloccarla. Quindi adesso è libera di poterlo fare, anzi la vedo danzare, direi con gli animali e nella natura. Quindi mm, anche all'aperto, oppure se lo fa, oppure seguire, non so se segue dei corsi o dei gruppi che appunto mm, si ispirano alla natura, ai suoni della natura, ai paesaggi. Ecco, la vedo legata molto a questa energia qua, di ballo, di danza, la danza del vento, dell'acqua, degli animali, delle foglie, dell'erba, dei fiori. Mm, mm, mm. Capacità medianiche? Comunicazione con gli animali, mi viene. Mhm. E poi la vedo che sente l'energia e vede il campo quantico intorno, quindi movimento energetico intorno sia nella natura che ovunque. Ecco, queste due. Mhm. Ok. Messaggio della PS, della PE a Maria su tutto. Lavoro, soldi, dove andare ad abitare, con chi mettersi, capacità medianiche, come passare il tempo. Lei ne ha di tempo, no? Mhm. Ehm, allora, appunto, per alzare le vibrazioni e imparare ad alzarle quando vuole, utilizzare la danza, sicuramente, appunto, della natura, ma anche insieme ad altre persone, in gruppi, appunto, meglio se si ispirano ai suoni o agli ambienti della natura. Mm. Eh, ehm, Poi la vedo come diciamo attività meditativa individuale, anche dipingere dei piccoli oggetti, potrebbe essere ehm, decorare dei gadget, come se
Potrebbe essere anche un lavoro così piacevole, anche su commissione. La vedo fare degli oggetti di un certo tipo che qualcuno le Mm, richiede, no? Che ne so, mm, tipo delle bomboniere fatte a mano da lei, ecco, mhm. delle cose così, oppure per una festa, le decorazioni per le feste, ecco, la vedo fare questi oggetti qua. Mhm. E, e poi appunto sì, la fiamma ideale è uomo Mhm. e appunto la vedo, sì, nel nord della Toscana. Lei deve iniziare ad allenare proprio la sua creazione, quindi mettere l'intento su come vuole la fiamma. Ci sono alcuni particolari che ancora non le sono ben chiari, che cosa le fa Mm. stare bene, ma sicuramente con questo allenamento sia a livello creativo e artistico che di danza, mm, le arriveranno proprio i messaggi, le intuizioni ideali. Seguire molto le sue intuizioni, le intuizioni proprio. L'intuizione è connessione con la PS. Sì, esatto. Mhm. Vibrazione finale. 316 miliardi. Messaggio se vuole del toscano. Anche solo una parola. Purezza. La Mm. parola purezza. Sì. Lei è ancora governante in quella vita? No, sono diventate coppie di amici. C'è ancora la vita, quindi. C'è la vita e sono coppie di amici. È come se il loro livello, lei di suo marito giardiniere, si fosse un po' alzato, diciamo, economicamente, e Mhm. invece il livello del padrone e della moglie si fosse un po' abbassato. Quindi si è pareggiata e sono coppie di amici. Va bene. Mm, Vuoi aggiungere qualcosa? mm. No, la vedo bella solare, bella grintosa, con più coraggio e sì, la vedo pronta verso la sua vita ideale. Ok, allora disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.